Kazakistan, strade sterrate, fiumi da guardare, distanze enormi. Non c'è niente da fare, serve un mezzo ben attrezzato, alto abbastanza per superare i massi, 4x4 per le salite, meccanica semplice per poterlo sistemare ovunque, aspetto simpatico che non guasta mai. Dopo averci pensato un po', oggi finalmente ne troviamo uno per raggiungere uno dei luoghi più bizzarri e unici mai visti. Quindi ripartiamo da Sati, tra i monti nel sud del Kazakistan, per poi finire in una situazione senza senso alla fine del paese. Prima di partire, messaggio importante: circa il 40% di chi guarda i video non è iscritto al canale. Se sei tra loro e ti va di supportarci, iscriviti e attiva la campanella. Sembra un cavallo, ma non lo è. Buongiorno ragazzi da Sati in Kazakistan, stamattina ci siamo svegliati alle 6 in punto, 7:15 adesso e abbiamo già fatto tutto quanto, tutto chiuso lì dentro. Non so come facciamo ogni volta a far stare tutto, perché abbiamo un sacco di roba, ma ci sta tutto compattato in questi zaini belli pieni, belli compatti. Oggi secondo me siamo stati più efficienti perché non abbiamo tirato fuori tanta roba, abbiamo tenuto tutto dentro, quindi gli zaini erano dentro, è comunque una tenda da 3 per fortuna, ultra leggera, e quindi riusciamo a farci stare tutti gli zaini, ci stiamo noi e tutto quanto, quindi riusciamo un po' a gestire tutto all'interno e non tirando fuori tutto in giro come è successo per esempio la scorsa notte. È anche più facile poi chiudere tutto e mettere a posto. Noi siamo a posto, sì. Oggi abbiamo un'esperienza unica da fare, però devo dire una cosa, ci stiamo anche abituando ai materassini. Sì? Infatti stanotte ho detto, ma sai che non è così scomodo? Fa sempre meno male. Sempre meno male, ogni giorno meno male la schiena. Prendiamo le ultime cose prima di salire, perché oggi si sale. Prendiamo la fantastica carta igienica, quella senza il buco. Questa dura tantissimo, anche se è un po' ruvida. Abbiamo attraversato tutto il villaggio di Sati e siamo tornati dove ieri ci hanno lasciato i ragazzi che ci hanno dato il passaggio lungo. E qua c'è praticamente una zona dove partono tutti questi van condivisi che ti portano al Kaindi Lake, che è un lago famosissimo in questa zona. La strada per arrivarci è una strada sterrata, per cui serve un 4x4 perché si devono attraversare anche dei fiumi. E allora ci sono questi mezzi, che sono questi van UAZ, che vengono utilizzati adesso appunto per fare questo tragitto. Ieri noi ci siamo messi d'accordo con un ragazzo che ci ha detto venite qua alle 9 e venite con me, ho già un altro gruppo di persone, andiamo tutti insieme. Va bene, sono le 9, lui non c'è, gli abbiamo scritto su WhatsApp, ci ha detto ok, risponde a monosillabi e immaginine tipo manina, ciao, e ok, e basta. E quindi lo stiamo aspettando qui, per ora non c'è nessuno, però tutti i furgoncini che arrivano pensiamo sia lui, no? E quindi stiamo qua a dire, è arrivato? Sono tutti al benzinaio, ce ne sono un sacco. Stanno facendo benzina, ma tantissimi ne girano qua di questi furgoncini. Andiamo a fare un giro dal benzinaio perché sono tutti proprio qua in coda per la benzina. Stavo cadendo. Sono bellissimi, sono veramente belli. Sono tutti praticamente uguali, magari uno un po' più vecchio, uno un po' più malandato, uno più nuovo, però bene o male sono questi. Ecco qua, direi che non sono particolarmente ecologici. Che robe. Eccolo qua, questo è lui, è il nostro. Il ragazzo è appena arrivato, sta recuperando qualcun altro che poi verrà su con noi. UAZ, costruiti a partire dagli anni 60. Ed eccolo qua, allora, questo è bello devo dire, anche rispetto a tanti altri, anche con la mega luce qua sopra per la notte. Carini da vedere, no? La pagnotta la chiamano, la pagnotta perché comunque, ecco, cioè la forma è quella. Ricorda quel pane che taglia fette, no? Quello in cassetta gigante. E invece quelli che usano come ambulanza vengono chiamati la supposta, la pillola, la pillola, e anche lì ci siamo, devo dire. All'interno è molto molto spazioso. Cosa? Quel tipico odore di Biagino. Ok. Ah, ma c'è proprio chiuso da davanti e dietro.
Che roba, sei già seduto Paolo? Oh, comodissimo. Comodo? Ti piace? Comodissimo, comodissimo. L'hanno rifatto anche per terra, sembra Sì. che quel parquet... Sì, quel finto parquet. Finto parquet. Comunque questi mezzi erano diffusissimi nell'Unione Sovietica, ne hanno prodotti tantissimi e venduti tantissimi proprio perché sono molto alti, hanno un'elettronica pari a zero, si aggiustano proprio a martellate queste, ci sono anche tantissimi pezzi di ricambio, quindi li hanno venduti per molto molto tempo e nei paesi che facevano parte dell'Unione Sovietica sono ancora molto diffusi, appunto perché funzionano bene d'inverno, hanno questa altezza, quindi 4x4 perfetti, e sono molto spaziosi, quindi li usano per svariate cose, anche appunto le ambulanze. Faccio una foto perché merita proprio. Sotto i sedili c'è un semplice motore a benzina 2007 da circa 110 cavalli, pensato più per l'affidabilità che per le prestazioni. I consumi fa più o meno tra i 6 e gli 8 km con un litro, a seconda di come lo si usa. Quindi forse è meglio usarlo in paesi dove la benzina costa ancora sui 40 centesimi, come il Kazakistan. Ancora oggi è molto diffuso in Russia, Mongolia e in diversi paesi dell'ex Unione Sovietica, dove continua a essere scelto perché arriva praticamente ovunque e si ripara con pochi attrezzi. Questo ragazzi è il finestrino. Si apre così. Completamente. Tipo finestra. Si comincia lo sterrato. Mamma mia, è difficile. Ci sono dei lavori in corso e quindi forse è ancora peggio perché da un lato stanno schiacciando tutta la strada, ma noi passiamo nella parte, diciamo, messa male. È bello rumoroso il viaggio perché si sentono tutte le botte, però devo dire che va anche una meraviglia, tira tantissimo questo motore. Il paesaggio ragazzi è da cartolina, sembra di essere sulle Alpi in certi momenti. Siamo arrivati all'inizio della camminata ragazzi, mi sento tremare le gambe. Mamma mia! Tipo shakerate. Adesso dobbiamo capire dov'è il sentiero, se è da questo lato. Ma guarda che roba, ci sono tutti i cavalli che si stanno tra l'altro abbeverando al fiume qua sotto. Ma E che poi bellini. I cavalli che però usano per salire, quindi arrivano i turisti qua c'è tutto il parcheggio dietro e quindi chi vuole o non vuole camminare sale sul cavallo. Come sapete sono quelle cose che insomma anche però... perché è solo una mezz'oretta di camminata. Verde assurdo e piante ragazzi, qua rispetto a giù dove c'è la steppa sono arrivate tutte le piante mega abeti altissimi che coprono tutte le montagne qua attorno. Stamattina quindi per ora niente autostop, siamo saliti col gruppo anche perché appunto questa offerta era un'offertona che non potevamo rifiutare, soprattutto per salire sul Watts, Esatto. che era un'esperienza che non volevamo perderci, e ci costa 5.000 a coppia, andata e ritorno, che vuol dire tipo 8 euro circa. totale, sì. totale. In pratica ci siamo infiltrati in un gruppo che arriva da non so dove, che è arrivato col pullman e noi ci siamo beccati 2 posticini lì sul Watts in attesa, e mentre loro non si vedono neanche all'orizzonte, quindi sono molto più tranquilli, quindi abbiamo tutto il tempo per arrivare al Kaindi Lake e esplorarcelo con calma. Adesso la passerella che passa proprio sul fiume, che arriva dal lago, che dovrebbe essere ormai a 2 passi da qui. Ah, ma è tutta sul fiume la passerella per un bel pezzo. Spettacolare. Wow ragazzi, dove siamo? Questo è quello che abbiamo davanti in questo momento. Cerco di arrivare dall'altra parte. Wow ragazzi. Questo
questo lago, ragazzi, non sembra reale, è unico nel suo genere, soprattutto perché ci sono questi abeti che sembrano a testa in giù. In pratica nel 1911 qui c'è stata una violentissima frana per un terremoto e si è creato questo bacino di acqua che ha questo colore turchese perché sono disciolti dei sali minerali all'interno che le danno appunto questa tonalità. Ma la vera particolarità è questo bosco sommerso, perché quando c'è stato appunto questo terremoto l'acqua è andata ad allagare una parte del bosco, si vede ancora sul fianco della montagna tutto il resto del bosco, e la temperatura molto bassa di quest'acqua ha fatto sì che i tronchi non marcissero ma rimanessero così, sembrano quasi dei pali che sbucano appunto dall'acqua, e sotto si vedono come delle radici, sono in realtà le radici ma sembrano le foglie della pianta, no? Quindi sembra quasi che siano messi a testa in giù. Che bella questa farfalla arancione Sui fiori gialli, è bellissima. Questa catena montuosa, ragazzi, si chiama Tian Shan, è questo enorme gruppo di montagne che sorge proprio a sud di Almaty. Se vi ricordate, già siamo passati da queste montagnone, adesso siamo, diciamo, nella parte più ad est, ma siamo stati anche la prima notte in tenda proprio su queste montagne che arrivano a vette altissime. Noi abbiamo dormito a 1700 metri quella notte e invece adesso siamo a 2000 metri. 2000 metri e si sta, devo dire, fa decisamente caldo per essere così in alto. Kaindi, questa bellezza, Kaindi in realtà significa gruppo di betulle. Qua in realtà betulle non ce ne sono, però questo è il nome che è stato dato a questo lago. Qua ci sono soltanto abeti, miliardi di abeti. L'acqua è molto fredda, abbiamo detto, quindi bisogna testarla. Oltretutto ha conservato per più di 100 anni questi abeti lì in mezzo. Non vedo perché non debba conservare anche me stesso. Potrei tuffarmi, ma non posso perché è vietato. Però possiamo testarla. Io l'ho già fatto, ragazzi, ve lo anticipo. È fredda forte, è fredda veramente tanto, da congelamento delle caviglie. Si mettono le caviglie qua dentro. Ora capisco perché è vietato, perché veramente fredda. Ora torniamo dall'altra parte, non è semplicissimo, vabbè, comunque al massimo ci bagniamo i piedi e va bene. Gliela butti qua e poi qua, eccolo là. Cosa ne dici? Vai Angela, aspetta che cado anch'io, aspetta, ok, così sì, vai, ok, ora c'è questo e questo dove ce l'ho io. Ho lavato completamente le scarpe, va bene, a posto, l'ho passato. Vai Angela. Sì, vai tranquilla, ormai va bene lavarsi i piedi, un po' d'acqua fresca. Cosa stiamo provando? Abbiamo visto spesso questi sassettini bianchi. È anche abbastanza leggero. Sì, ne abbiamo provato uno. Wow. È molto forte, tipo fortissimo. Formaggio fortissimo. È formaggio? Sì. Ma il formaggio sembra seccato quasi. Sì, ma è fortissimo, proprio quello bello salato. Mamma. Come sempre rischiamo col formaggio, no? Questo è un rischio. Questo è un rischio. Oh. Tornati dalla montagna e siamo qua nella nostra steppa preferita. Adesso andiamo a trovare un posticino dove ci metteremo per stanotte. Io direi sempre lì accanto al fiume. Ci sono anche tutti gli alberi che fanno un po' di ombra, che adesso ci vuole. Oggi la prendiamo un pochino più tranquilla perché comunque abbiamo tirato tanto nei primi giorni di autostop and tenda. Quindi adesso abbiamo bisogno un attimo di stare tranquilli e poi domani comunque si riparte verso nuove mete. Qua bisogna passare sul fiumiciattolo. Abbiamo trovato questo posticino sotto l'unico albero in questa zona e ci siamo messi qui. No, beh, l'unico albero da questa parte del fiume. Sono tutti dall'altro lato, quindi vediamo poi dove dormiremo stanotte, però nel frattempo ci stiamo facendo un pranzetto con dei pomodori, il pane, arachidi, vabbè, sono così in più, diciamo, e abbiamo preso questa stringa di formaggio. Oggi siamo a tema formaggio, anche questo affumicato, che è molto simile a quello che avevamo comprato al mercato ad Almaty. Questo invece l'abbiamo trovato al negozietto. C'è proprio tutta la stringa, la treccia in pratica. Hanno fatto la treccia e poi l'hanno chiusa con un nodo, con un altro pezzettino, con un altro filo di formaggio affumicato. È buonissimo sto formaggio, veramente. Vabbè, è una provola affumicata in pratica. Sì.
Una Grazie. bella provoletta affumicata. Questo è più salato dell'altro. Molto più salato. Buono. Tempo di un riposino e sono arrivate anche le mucche a farci compagnia. Ma se ci spianano possiamo mettere la tenda, Dai. Qui ci sono anche i cavalli che si stanno facendo il bagno nell'acqua. Ce n'è uno, quello proprio nell'acqua, che ha una criniera lunghissima e nera. Non senza difficoltà abbiamo trovato il posto per campeggiare stanotte, questa volta con una bella vista sul fiume. Lo stesso fiume di ieri, quello bello bianco che ci passa davanti, e sta cambiando il tempo esattamente come ieri. In pratica tutti i giorni fa così, la mattina splendido, bellissimo, sole azzurro, fantastico, ma poi il pomeriggio arriva il temporale, la pioggia, o comunque cambia sicuramente il tempo. Per fortuna però si è rinfrescata, ragazzi, perché a un certo punto oggi abbiamo avuto uno svarione dal caldo. Intanto qua c'è un campo che è pieno zeppo di corvi, tantissimi corvi, ragazzi, non ho mai visti così tanti tutti insieme, addirittura se la volano proprio sopra il fiume. Il paesino rimane là dietro. Cenetta pronta, stasera ci siamo preparati una pasta. Che com'è? Primo assaggio? È buona. È buona, abbiamo usato questo per farla. Questo che non è veramente un sugo, ma è una salsa fatta con melanzane, carote e cipolle, e devo dire che è molto buona, l'assaggio è cremosina. Ricorda la pasta sugo con la panna. No, con la ricotta. ricotta, Sì, sugo è e vero. ricotta. Sugo e ricotta girati insieme. È quella consistenza buona. lì, ha un Vabbè. buon sapore. La melanzana non si sente, però mi fido. La cosa stranissima è che abbiamo tradotto un po' tutto il barattolo e c'è scritto che vale 3 anni dalla data indicata sul coperchio, cioè 3 anni dalla data di scadenza di questa salsa, lunghissima. Buona però. Beautiful Italia. Here beautiful as well. Yes. You from here? You my home. Ah, è vero, My daddy home. ok. Okay. Good morning. Good morning, dad. Abbiamo raggiunto la fermata dell'autobus appena all'inizio del paesino di Sati e adesso iniziamo subito a provare a fare autostop. Qui devono rallentare perché c'è un dosso e c'è anche la fermata dell'autobus, appunto. Vediamo se abbiamo fortuna, anche se sappiamo che forse non è il momento migliore questo. Ma che fortuna! Niente, prima macchina in realtà era già piena, quindi si è fermato, ma poi è andato subito. E noi adesso dobbiamo tornare in pratica sulla strada principale che scende verso il Kirghizistan. E quindi abbiamo un bel po' di chilometri da fare nel nulla, in pratica, prima di prendere la strada principale. Quindi adesso vediamo se abbiamo fortuna, ma appunto è mattina. Che strana targa questa macchina! È mattina e in tanti adesso vengono da questa parte, non tornano indietro, quindi dobbiamo trovare proprio qualcuno del posto che si sposta in questa zona. Ci portano a qualche incrocio più avanti. Bella famigliola. Ok. Di pochissime parole, ragazzi, ma ci hanno portato fino a qua tranquillamente, molto gentili. Super passaggio, perché Che ci siamo passaggione! fatti più di 70 km. Guarda, stanno tirando sulla signora adesso. Ma Vedi, dai, ma che carini! sono. Un'altra signora sta facendo autostop lì, proprio di fronte alle yurte, o yurtas, come si può dire in italiano? Yurte. Altro passaggio forse, ragazzi. Kegen. Kegen e Kirghizistan. Ah, it's cool. Ah, trovato subito. Poi vi racconto una cosa bellissima. Dove? Hello. Hello. Grandissimi, siamo arrivati. Prestissimo! Pensavo saremmo arrivati nel pomeriggio, invece sono le 11. 11, siamo già qua. Fantastico, stamattina Assurdo. super fortunati.
o meglio i kazaki sono fantastici. Sono splendidi ragazzi. Piccolo dietro le quinte, ecco questa qua è, come si chiama? Kegen. Kegen. E appena ho chiesto al signore se potevamo fare autostop, lui stava bevendo dell'acqua frizzante, cioè ha abbassato il finestrino e mi ha fatto un rutto in faccia. Così, Sembra così. giusto, mi E ho detto, sembra giusto. bless you. E poi vabbè, tutto a posto, insomma. Però questa cosa... Simpatici, carini. Adesso qua però siamo un po' in mezzo davanti al benzinaio. Forse Sì. Questo è il paesello, bello incasinato, devo dire, oggi è sabato e si vede, sono tutti in giro. Negozietti sulla strada, c'è il pollo, i gelati, c'è una bella panetteria buona. È bella vissuta questa cittadina, c'è anche il mercato più avanti. Questa è l'ultima città prima del confine col Kirghizistan. Bel taxi. Bellissimo. L'Ada sempre. E qui infatti c'è un po' di traffico proprio per quello, perché molti devono attraversare questa città per poi andare nell'altro paese. Beh, da fuori mi piace molto. Splendido. Tutte piene, ha detto. Ok. È un po' difficile comunicare con la signora. Non stiamo capendo, continua a dirci 444, però non capiamo. Adesso vediamo un pochino, perché abbiamo visto anche che lì dietro c'è un pezzettino di erba, quindi magari se non è a posto le chiediamo se possiamo mettere giù la tenda, paghiamo qualcosa per usare i bagni e le docce. Però vediamo, perché è difficile anche spiegare, abbiamo provato anche col traduttore, ma non capisce. Vediamo, Paolo adesso è salito con lei. Magari sopra gesti si capiscono. Comunque ragazzi, io ci ho pensato, se mi chiedessero quale superpotere vuoi, io vorrei quello di poter parlare e capire tutte le lingue. Sarebbe spettacolare, tu arrivi, trovi una signora e le parli nella sua lingua, si abbattono subito le barriere, si capisce tutto, si entra subito in sintonia. Sarebbe bellissimo, ma è possibile purtroppo. Paolo sta ancora litigando col numero WhatsApp perché non abbiamo capito veramente. niente. È stato molto complicato, l'unica cosa che abbiamo capito è che dobbiamo tornare alle 4. Su questo abbiamo capito tutto, perché la signora adesso pulisce, ma non è lei che gestisce le stanze, forse. Quindi noi abbiamo lasciato gli zaini pesanti lì all'ingresso in pratica e torniamo poi più tardi a capire se c'è la stanza, quanto costa, insomma tutto quanto. Che differenza col Sud America. Sì. Oi, che casino. Abbiamo bisogno non tanto di una stanza per dormire, il problema non è dormire, bisogna farci una bella doccia, un attimo, lavare due cose, sistemarci. Dopo tutti questi giorni in tenda avevamo bisogno di questo e Kegen ci sembrava il posto giusto. Anche se è questa la cittadina, ragazzi. Ci sono tipo 2 o 3 hotel. Questo qua l'ho visto, era carino, devo dire. Devo dire che è carino, Era sì, carino, anche simpatico, le stanze belle. bella casetta, stavo cadendo. Però sì, abbiamo bisogno proprio di una doccia, di lavare. Sì, le cose, anche se ci stare facesse tranquilli. mettere la tenda in giardino andrebbe bene, perché Sì, almeno sì, avremo il bagno e la doccia. Benissimo, andrebbe. Però capiamo adesso col numero WhatsApp che abbiamo avuto se riusciamo a capirci meglio scrivendolo proprio direttamente in kazako, oppure andiamo a vedere gli altri 2 hotel. Andiamo anche Se a vederli, che esistono, sono prima qua di attorno. tutto. Anche se no, il deserto dei tartari. Questa è una formaggeria. La signora ha tutti questi formaggetti leggeri che abbiamo provato ieri. Hello! Che belli questi, ragazzi. Profumo proprio di formaggio. La signora c'ha anche il latte fermentato. Ah, per me? Kursay. Ah! Rakmet. Rakmet. Özbedire. Che bellezza, guarda qua. Dopo ieri, visto che non siamo stati male, abbiamo trovato questo formaggio di nuovo, quindi ne abbiamo preso un pochino, così poco perché sennò è fortissimo. Ecco, perfetto, andiamo già direttamente coi soldi. In Asia centrale essiccare il cibo è una necessità. Gli inverni rigidi e la tradizione nomade hanno portato a conservare carne, formaggi e frutta tramite l'essiccazione, così da mantenerli commestibili per mesi senza frigorifero. Il risultato sono alimenti dal sapore molto intenso, come questi sassetti di formaggio ricavato da latte fermentato disidratato chiamati curd. La signorina è appena andata via, un signore è appena andato via. Io credo di aver capito che in pratica il proprietario non c'è, non verrà, e che quindi possiamo campeggiare qui all'hotel e usare i bagni e la doccia, che è fredda però. Cioè questo è quello che abbiamo capito di questi pochi secondi. In cui tutti urlavano cose a caso. Sì, è arrivato un signore, Abbiamo capito va, solo va. palak, che vuol dire tenda. Tenda, sembra tenda. Tenda, Quindi sì. forse possiamo piantare la tenda anche se sta arrivando la pioggia.
che è arrivata in un secondo. Siamo noi e un ragazzo tedesco che è lì allo stesso problema. stessa condizione, però qua nell'erba possiamo metterci magari più tardi quando magari smetterà di piovere, e per ora magari possiamo farci la doccia fredda. Questo non si è capito se si Va può bene, fare la fredda. doccia, però se è aperto io andrei a È fare la tutto doccia. aperto, andiamo a fare la doccia La lasciamo tranquillamente. pulita. No, in realtà la signora ha chiuso la... No, ci ha chiuso no! Come ha chiuso la porta? Aspetta un attimo. Se no bisogna bloccarla, Angela. Angela, preparati a bloccarla. No, è aperto. Ok, è aperto. A posto. Però per la doccia dovremmo poi entrare. Mi sa che questa invece l'ha chiusa. L'ha chiusa! Angela, niente doccia, è chiuso! Ci ha chiuso fuori, niente bagni anche. Niente di niente. C'è un problema. Direi di sì. Non abbiamo capito niente allora. Sta piovendo, differenza fra me e Angela. Abbiamo anche un ombrellino veramente. Comunque ragazzi, obiettivo numero 1 raggiunto, abbiamo fatto la doccia. Sì, la signorina è tornata. Carinissima quella Carinissima. ragazza, io ci ho parlato a gesti mentre Paolo faceva la doccia. Ah, però ci ha aperto la porta segreta. Siamo fatti la doccia fredda. Era è stato preoccupatissima bellissimo. per noi perché facevamo la doccia fredda, continuiamo a dire ma fa freddo, fa freddo. Non si preoccupi, lei non sa, signorina. Lei non sa. Abbiamo bisogno di una doccia. Guarda, 3 secondi mi siamo messi dentro, mi sono lavato tutto, è stato fantastico. Ma soprattutto siamo un po' cambiati le robe di dosso Esatto. che un po' pesavano, e quindi adesso va molto meglio. Siamo tornati dal paesino, ci prendiamo un caffè. Domani siamo freschi, una goduria. Quindi non abbiamo capito se dormiremo nella stanza, se dormiremo in tenda, fuori dall'hotel, fuori da tutto, nella steppa qua dietro. Non si capisce. Vediamo. Si capisce. Però ecco, io sono già contentissimo così. Possiamo anche dormire qua per me. Non c'è nessun problema. Esagerato, però che vento che fa. Siamo venuti nella caffetteria più famosa della cittadina e abbiamo preso 2 tè, io con il latte, Angela senza latte, e poi c'è questo calzone con la kartoshka. La kartoshka immagino sia la patata. Lo scopriamo subito. È fritta, eh? Vai Angela, fai la divisione della kartoshka. Sempre bello Con la ragazzi. mano perché non riesco. No, mi sa che è caldissima perché l'ha appena fritta. Appena fritta con un po' di kartoshka dentro. Sì, è vero, pure Eccola di qua, patate dentro. eccola qua. Sembra buona. Siamo arrivati in questo hotel stamattina. C'era qua la signora delle pulizie C'è anche la che racconta e gli abbiamo detto c'è una stanza, e lei non capiva, noi non capivamo perché nessuno dei due parlava la lingua dell'altro. Poi lei continuava a dirci alle 4, per dire che alle 4 veniva il manager, no? Sono le 5 e non è ancora arrivato nessuno. Però noi a questa signora delle pulizie gli abbiamo detto possiamo intanto fare la doccia? Allora lei ci ha fatto fare la doccia e poi è chiuso, no? E quindi siamo qua a aspettare se arriva questo manager dell'hotel, se no metteremo giù la tenda nel giardino dell'hotel. Ore 18:30 e come vedete siamo in tenda con l'asciugamano ad asciugare sopra le nostre teste perché non è arrivato nessuno, e quindi abbiamo deciso di metterci qua all'ingresso proprio dell'hotel. Siamo noi, un ragazzo tedesco dall'altra parte che ha avuto la stessa storia nostra. Sì. E quindi oggi stiamo qua. Lui non è tornato, non tornerà. La signorina delle pulizie ci ha detto tranquillamente potete stare, non preoccupatevi. Lei più un altro signore che è arrivato dopo che era ubriachissimo, c'è un odore di alcol pazzesco. Storie e ci ha detto kazake. palak vuol dire tenda, o almeno questo crediamo di aver capito. Abbiamo No capito che è problem, no tenda, problem. sì. E quindi abbiamo detto sai che c'è, mettiamo la La tenda palak, qua. mettiamo palak e poi domani via. Si va via presto la mattina. Ci sono anche i bagni che sono quelli esterni sempre nella casetta, quelli del buco di legno. Vi risparmio il tour perché comunque sono simili a quelli che abbiamo già fatto vedere. E questi sono anche a livello hardcore. Però devo Sono un po' dire sporchi. c'è la carta igienica. Allora, devo dire Io che già usato, c'è la carta igienica. l'unico problema di questi bagni, vabbè, a parte che il buco non è troppo grande, e vedo che in tanti proprio fanno fatica a centrare questo buco. E poi, essendo il legno un materiale che assorbe, e allora rimane la macchia, rimane sì, la non è cosa, facile da pulire. rimane tutta i graffiti, rimangono tutti i graffiti marron, Detto ma non ciò, solo, le sì, macchiette. va bene, E quindi tu dici, forse è meglio la natura, no?
alla fine. Alla Cioè, fine forse se sì. proprio deve tornare alla natura, facciamo tornare Però alla natura. visto che siamo all'interno di questo hotel, usiamo il bagno qua. Qua non puoi farla qua, voglio dire. Qua no, devi Qua andare. no. Io spero di non avere. C'è il Tu bagno. no, tu hai usato. Io ho usato il bagno, ma se cioè proprio Io no. vai, fai e te ne vai. La cosa è questa: quando c'è la necessità, c'è la necessità. Lo fai dappertutto, ok? Quindi Esatto. è qui che si arriva a questo in fondo, come era una volta da noi, no? Esatto. Il buco, se te Se scappa, non ti te porti scappa. il cellulare, diciamo che ci metti anche poco. Ci metti poco perché comunque non è che Vabbè, è proprio comunque piacevole. possiamo cambiare un attimo di discorso, Non ragazzi. è piacevole lì stare star il lì soggiorno dentro, no. nel bagnetto. Comunque qua siamo protetti da ben 3 mura, 1, 2, 3 da questo lato. Siamo tutti protetti dalle mura, quindi ci proteggerà anche da Dalle eventuale Dalle mura, come dalle mura, Bergamo. dal vento ci protegge, no? C'è ancora il cielo grigio, Sì, Sulla qua piove sopra stanotte. sì, può Non essere, piove. però siamo abbastanza coperti, siamo Ma già sì. nella tendina. Va bene così, va bene così. Non so se è stata una buona idea questa, ragazzi. Mi sa di no. Passa una macchina ogni 30 secondi. Certe volte un camion bello grosso che ci fa muovere neanche la tenda. I cani, le mucche, Le qualcuno- persone che parlano quello qua che fuori, passa sì. qua sotto, qua fuori. Vabbè, vedremo. Potrebbe essere la peggiore notte in Kazakistan Proprio l'ultimo, vedi? e anche l'ultima, perché Esatto. domani si passa il confine. Speriamo, cioè, che vada tutto bene. Incrociamo come le sempre. dita. Va bene ragazzi, per scoprire cosa succederà mi raccomando iscrivetevi al canale, attivate anche la campanella, vi aspettiamo nei commenti e vi aspettiamo se volete anche su Patreon, qui c'è il link e lo trovate anche nella descrizione del video e noi ci vediamo. Alla prossima, ragazzi! Ciao! Ciao.